Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Radio Rossonera, è l'editoriale del lunedì 27 maggio del 2024, stagione che è finita con il Milan al secondo posto a 75 punti, vabbè, lo sappiamo insomma, e prossimo all'ingaggio del nuovo allenatore che sarà con ogni probabilità Paulo Fonseca, e di questo ovviamente oggi parleremo molto di futuro, visto che insomma è di questo che si parlerà anche nelle prossime settimane. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, come sempre, perché è doveroso farlo nelle ultime settimane, visto che insomma stiamo raddoppiando i numeri del maggio scorso, che era il maggio che insomma, ha vissuto, ai noi per come è andato, ma insomma, ha vissuto della semifinale di Champions, ha triplicato i numeri del maggio di 2 anni fa quando abbiamo vinto lo scudetto. Quindi insomma, grazie a tutti per seguirci. Se volete mettere like qui sotto, grazie. Chi si è abbonato, chi ha fatto quantomeno l'iscrizione al canale, a tutti voi grazie. E a tutti voi mi rivolgo quando insomma ogni tanto leggo qualche critica, lecita e giusta che sia. Vi ricordo soltanto una cosa di Radio Rossonera, che è libera, non ha condizionamenti di nessun tipo, ha la possibilità di far intervenire chiunque di voi voglia, perché ci sono più di 1, 2, 3 appuntamenti, anche giornalieri, per prendere il telefono e dire la vostra, usando semplicemente come unico limite il rispetto e l'educazione. Poi la libertà è massima. E numero 3, non siamo nessun tipo di house organ e nessuno di noi è tenuto a sostenere il Milan a prescindere. Noi siamo tifosi del Milan, oltre che ovviamente giornalisti, ma non siamo tenuti a, diciamo così, spegnere le critiche per fare un favore. No, assolutamente no. Non siamo tenuti per nulla a fare questo, anzi, siamo tenuti a essere vigili su quello che accade con la nostra sensibilità, che può essere giusta o sbagliata. E da qui ripartiamo coi titoli di quest'oggi: scelte, momenti e rischi. Parleremo di Fonseca, ovviamente, di quello che sarà il prossimo allenatore del Milan. Vedremo se ci sarà già una sorta di annuncio, quantomeno all'inizio di questa settimana. Poi parleremo di quello che sta accadendo oltre all'allenatore, ovvero al nostro ambiente, che è particolarmente in subbuglio. Ma insomma è inutile che vi faccio spoiler, ne parleremo dopo. Parleremo qua sì, qui sarò particolarmente critico di questa sorta di distaccamento dalla realtà che ogni tanto si vive. E poi chiudiamo col tributo finale ai 3 che hanno salutato ieri, e quindi mi sembrava giusto, fare una sorta di punto finale rispetto a Pioli, Giroud e Kier, che sono i 3 che hanno salutato, ma come detto è un tributo finale e in fondo va. Mi sembrava oggi corretto fare il contrario di quello che faccio di solito, cioè partire da il futuro e non dal presente. Scelte, momenti e rischi. Allora, Paolo Fonseca sarà l'allenatore del Milan e fin qui, insomma, ormai poco ci piove, insomma, sarà questa la scelta del Milan. E proprio qua, insomma, inizio a dialogare, tra virgolette, con voi. Come al solito, insomma, la possibilità di fare commenti è libera, la trovate qua sotto lo spazio. È una scelta. È una scelta libera, una scelta consapevole, è una scelta che non ha nemmeno la fretta di un novembre-dicembre, quando magari le cose vanno male e ti ritrovi a dover cambiare un po' con l'acqua alla gola, visto che c'è da risistemare, che so, una classifica oppure c'è da affrontare una determinata partita. Non siamo neanche in quel momento, non siamo in un momento in cui c'è penuria, che so, di allenatori perché gran parte dei big sono accasati, stanno facendo la loro stagione. No, siamo in un momento totalmente diverso, siamo in un momento dove la scelta è completamente libera e sul tavolo c'erano parecchi allenatori da poter andare a contattare, valutare, eccetera, eccetera. È una scelta. Per me è sbagliata. È una scelta sbagliata quella di Fonseca. È ovvio che nessuno di noi può avere, come ho detto anche ieri nel post, la palla di vetro e sapere che la scelta di Fonseca sarà a priori una scelta giusta o sbagliata, perché lo dirà il campo. Questo è poco ma sicuro. A bocce ferme, sulla carta, è una scelta sbagliata. È una scelta sbagliata per molti motivi e adesso magari ne andremo a parlare. È una scelta però consapevole, quella di, ad esempio, non
considerare allenatori italiani. Si è andati dritti, sparati su un allenatore straniero. Gli allenatori italiani non erano nemmeno entrati nel lotto dei dialoghi, così come non l'è stato per Sarri, per Conte, in buona sostanza anche per De Zerbi, che insomma non è mai entrato. Se vogliamo considerare allenatore italiano Thiago Motta, magari sì, ma Thiago Motta, che è stato valutato e che è stato bruciato sull'altare di un'attesa per capire cosa voleva fare della stagione Pioli, cioè se riusciva ad andare quantomeno in finale di Europa League e quindi era riproponibile la prossima stagione, già questo fa capire che insomma le idee chiare magari c'erano anche, cioè per seguire con Pioli, ma erano idee sbagliate, erano idee completamente sbagliate perché si capiva lontano un miglio che questo allenatore, non per qualità, sto facendo un discorso diverso, ma per fine ciclo era da chiudere definitivamente senza nemmeno vedere cosa sarebbe stata la nostra Europa League, anche con una coppa per paradosso. Ma d'altronde, insomma, abbiamo aspettato e il nome si è bruciato. Siamo andati su uno straniero. Ci si assume un grande rischio. Una scelta libera, assolutamente sì, ma con un grande margine di rischio, perché si sta andando su un allenatore che ha già 12, 15 anni di carriera, che non ha mai fatto un exploit in carriera, come magari può averlo fatto, che so, il Thiago Motta della situazione, che comunque prendendo una squadra che non era assolutamente a livello di una squadra che poteva essere da Champions League, l'ha portata in Champions League, stando anche per una buona parte di stagione tra il terzo e il quarto posto, quindi quello è stato un exploit. Il Lille, ad esempio, di Fonseca non ha fatto exploit, ha fatto un buon campionato, ha fatto un campionato discreto l'anno scorso e buono quest'anno, visto che comunque ha chiuso quarto, non ha chiuso né secondo né terzo, si è fatto sopravanzare anche dal Brest. È sicuramente un allenatore che rispetto alla stagione precedente ha migliorato la sua fase difensiva, al netto di aver sacrificato la sua fase offensiva, visto che ha preso meno gol e ha fatto meno gol. Ma insomma, le caratteristiche che sono state, diciamo così, valutate per il nuovo allenatore sono altre, oltre a quelle di campo, se vogliamo far passare che ha preso meno gol. È stato quello di essere un allenatore che poteva e doveva lavorare in gruppo, che non mi sembra proprio la prima specifica quando si va a contattare un allenatore, è una delle assolutamente, non è che ci si mette in casa qualcuno che, diciamo così, può creare dei problemi, ma non deve essere assolutamente la prima prerogativa. Si è andati a prendere un allenatore che ha un buon background con i giovani, ma il Milan non è più una squadra giovane e non deve nemmeno far crescere i giovani. Il Milan in questo momento storico non è nemmeno più la squadra del sesto e settimo posto, è la squadra che è arrivata seconda quest'anno, che l'anno scorso ha fatto la semifinale, che ha vinto il campionato 3 anni fa, 2 anni fa, 3 anni fa ha fatto il secondo posto, non è più la squadra del sesto, settimo, del decimo, del nono, eccetera, eccetera. È una squadra che deve vincere, non deve far crescere il proprio parco giocatori come primaria aspettativa. Come una delle, assolutamente sì, come primaria aspettativa il Milan deve vincere e basta. E mi piacerebbe che ogni tanto questa parola, non migliorare la propria posizione, non, diciamo così, fare il meglio possibile, questa parola che tanto pesa, però ogni tanto potrebbe essere anche annunciata, altrimenti, giustamente, si viene tacciati di scarsa, ehm, diciamo così, voglia di vincere, scarsa ambizione, ecco, perché poi non ci si può stupire, e ne parleremo nella terza parte. Ci si assume, come detto, un rischio. Ora, le cose possono anche andare bene, ci mancherebbe altro, anzi, una volta che il Milan prende Fonseca, non è che ci possiamo augurare che fallisca perché possiamo alzar la mano e dire: "Ah, l'avevamo detto", perché sarebbe veramente la vittoria non di Pirro, mi verrebbe a dire qualcos'altro. Quindi assolutamente no, come non è che abbiamo alzato la mano a un certo punto abbiam detto: "Ah, forse su quello che stavamo detto su mister Stefano Pioli non è che avevamo tutti i torti". Sì, va bene, ma che cosa facciamo? Ci facciamo una targa su "l'avevamo detto"? No, chi se ne frega onestamente. Cioè il Milan a un certo punto si è ritrovato senza niente in mano,
Sì, è vero. Giocare per fare un gol più dell'avversario era una cosa folle, l'avevamo detto e va bene, ci prendiamo questo merito, ma onestamente a me in tasca non entra niente. Mi sarebbe più piaciuto vedere il Milan vincere, tant'è che, insomma, vabbè, ma ne parliamo nella parte finale. Come detto, la speranza è quella che a un certo punto però che vada bene, che vada assolutamente bene. È un passaggio molto più stretto, perché è innegabile che insomma la scelta di Fonseca può essere vincente, ma per quanto mi riguarda almeno ha una percentuale di successo inferiore rispetto a quella che poteva avere con altri allenatori, ma questo è il mio pensiero. Insomma, probabilmente anche passibile di critica. Ci si assume l'onere e l'onore di una scelta rischiosa. E vado avanti. Punto numero 2, algoritmi, ambiente e un esempio. Ora, ho messo la parola algoritmi non a caso, nel senso che ho visto anche fantascientifiche ricostruzioni di come il Liverpool ha scelto il proprio allenatore, cioè Arne Slot. A parte che, come sempre, fare un esempio su un'altra squadra, in un altro campionato, in un'altra situazione, in un contesto completamente diverso, è palesemente una vaccata, ma tant'è. Prendiamola per buona, per assurdo, insomma. Faccio un discorso un pochino diverso, unendo i due argomenti del titolo, ovvero algoritmi e ambiente. Si può andare a studiare, qui parlo di un giocatore ed è un esempio, si può andare a studiare un giocatore che so, ci serve per la difesa, che è perfetto perché ha l'altezza giusta, la velocità nel recupero giusto, ha un'aggressività corretta, è bravo nel tackle, è bravo nella marcatura, ha i parametri fisici corretti, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che garantisce dal punto di vista algoritmico un ottimo risultato e ha una grande possibilità di successo. Poi viene al Milan, deve mettere la maglia del Milan, deve giocare a San Siro, deve subire la pressione di 75.000 persone, della stampa, dei risultati, eccetera, eccetera. Lo traslo all'allenatore. Fonseca può avere anche dei numeri positivi dal punto di vista algoritmico, non lo so, non lo metto in dubbio. Non vedo onestamente tutta questa smania delle grandi squadre di andarsi a prendere Fonseca, perché Fonseca è un buon allenatore, niente di più. Così come ce ne sono una trentina, credo, in Europa del livello di Fonseca, con varie caratteristiche, chi più bravo in un aspetto, chi più bravo in un altro, ma del livello tra alti e bassi, tra caratteristiche migliori e peggiori, ce ne sono quantomeno una buona trentina. Il problema è che magari ha delle spunte, diciamo così, positive nei suoi aspetti, è che deve venire a allenare qua, a San Siro, con il Milan, in questa stagione, nella stagione 24-25. Quella stagione che è iniziata con una curva che ha finito la stagione precedente in silenzio, che è finita con i fischi alla dirigenza quando è stata inquadrata nello schermo, e ne parliamo nel punto numero 3, che vedremo come verrà, diciamo così, sistemata la rosa, che vive del nostro ambiente. Quando si va a prendere, che so, un giocatore che magari è perfetto, ma mettiamo caso al primo pareggio in casa, San Siro inizia con il brusio, che non è né il fischio né l'urlo, ma è il famoso, per chi lo conosce, brusio di San Siro. L'algoritmo va a farsi benedire, perché se non hai anche un po' di carattere, ad esempio, lo stop si sbaglia, il passaggio da corto diventa lungo, il tiro da forte diventa debole, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna valutare tutto, non solo e soltanto, diciamo così, aspetti che van bene sulla carta. Bisogna valutare tutto quanto, l'ambiente in primis. In questo momento il nostro è un ambiente particolare e l'esempio del titolo è il Napoli. Il Napoli dell'anno scorso rispetto a quest'anno ha perso Kim in buona sostanza. Poi ovviamente
c'è stato un pochino di più, un pochino di meno Osimhen, ma anche l'anno scorso, insomma, Osimhen ha saltato parecchie partite, ma in buona sostanza la rosa è più o meno stata la stessa. Cosa è successo? Ha cambiato allenatore. Ha cambiato allenatore e questo già dovrebbe far capire che l'idea che la rosa sia più importante dell'allenatore è un'altra grandissima vaccata. Le cose si tengono alla mano e non hanno una, diciamo così, il valore maggiore rispetto all'altra. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, ma ne parliamo, come detto, anche questo nel terzo punto. L'esempio, come detto, è il Napoli. A fronte di una rosa praticamente simile, se non un difensore in più, un difensore in meno, il Napoli di quest'anno, dal primo posto con 90 punti, ne ha persi credo una trentina o giù di lì e si è ritrovato a essere decimo. Vuol dire che la rosa dell'anno scorso ha perso 30 punti e li ha persi per 1000 vicissitudini che non fanno conto del fatto che la rosa dell'anno scorso, sì, magari ha fatto più punti di quello che doveva fare, magari ne poteva fare 80, ma ne avrebbe perse comunque 20 rispetto a un 80 punti dell'anno scorso. Questo per far capire che uno, l'allenatore conta tantissimo. 2, l'ambiente conta tantissimo. Non esistono scelte giuste a priori, esistono scelte giuste nel momento giusto. E no, ovviamente non è che mi auguro di che, come detto prima, insomma, si faccia la fine del Napoli, però non facciamo sì che ci andiamo a schiantare con delle idee che sono avulse dall'ambiente e dal momento. Numero 3, distaccamento dalla realtà. Allora, l'anno scorso siamo partiti con l'idea che risistemando la rosa, affidandola allo stesso allenatore, avremmo fatto meglio. Abbiamo fatto peggio. Non in campionato, a livello numerico, perché se non ricordo male abbiamo fatto 5 punti in più, ben 5 punti in più rispetto allo scorso anno. Poi in Europa abbiamo fatto decisamente peggio in entrambe le competizioni che abbiamo affrontato, in Coppa Italia abbiamo fatto uguale, siamo usciti agli ottavi. Quindi insomma l'idea che con una rosa migliore ma con lo stesso allenatore, ovvero la scelta sull'allenatore è una sorta di secondo grado di importanza, non siamo andati molto lontano. Quest'anno stiamo facendo lo stesso errore, ci stiamo sbattendo la testa un'altra volta. Andremo a migliorare, si spera, nel mercato la rosa, ma l'allenatore viene in secondo piano, non viene, diciamo così, valutato l'allenatore come un aspetto iperfondamentale, ovvero l'aspetto che quantomeno è pari al mercato. Si va a prendere un buon allenatore e niente più. Il distaccamento dalla realtà fa affidamento proprio a questo. Il Milan l'anno scorso è partito senza lo straccio di un dirigente sportivo, senza nessuno che capisca realmente a 360 gradi cosa sia questo sport. È partito con un dirigente che ha fatto tutt'altro prima in carriera, ovvero il portfolio manager, ed è partito con un dirigente che sì, lavora nel mondo del calcio, ma che non ha mai fatto né il direttore sportivo né il direttore tecnico. Faceva il capo scout e forse quello era anche giustamente il suo campo e forse lì andava lasciato. Credo che già il rientro a stagione in corso di Ibra era una sorta di ammissione di colpe, cioè siamo partiti pensando che il direttore sportivo non servisse e quantomeno la parte spogliatoio l'abbiamo, diciamo così, provata a colmare con Ibra. Quest'anno ripartiamo uguale senza direttore sportivo. La speranza, come prima, è che al netto di questa scelta si vinca. Non mi sembra l'idea del secolo, ancora una volta, non affidarsi a qualcuno che questo sport lo fa e lo mastica. Forse si pensa che il mondo del calcio sia una sorta di mondo di serie B, che basta poca competenza per riuscire a far bene. Non ho la più pallida idea a questo punto di cosa pensare. Però il Milan l'anno scorso ha deciso di partire senza un dirigente sportivo. Quest'anno decide, come l'anno scorso, di
mettere, diciamo così, testa e energie anche economiche sulla rosa e non ancora sull'allenatore. Poi non so perché, diciamo così, ci si stupisca a un certo punto che il pubblico contesti. Il pubblico contesta perché a un certo punto è stufo delle parole, come ha detto più di una volta, è stufo di non vedere, diciamo così, fatti concreti. Lo esprime come? Lo esprime col silenzio, lo esprime con gli striscioni, lo esprime coi fischi. Perché ieri sono stati fischiati i nostri dirigenti quando sono stati inquadrati dal maxischermo di San Siro. Tant'è che insomma ci si è anche un po' defilati a un certo punto, dirigenti che insomma magari un applauso a Olivier Giroud lo potevano anche riservare, insomma non tutti hanno applaudito l'uscita dal campo di Olivier ad esempio, ma insomma bisogna avere un po' di made with milanismo forse, come si suol dire. Ma detto questo, l'anno scorso a un certo punto della stagione, in autunno, ci si stupiva, perché c'erano dirigenti, purtroppo sentiti con queste orecchie, che si stupivano del perché alcuni tifosi urlavano il Pioli out, o comunque erano insoddisfatti del lavoro di Pioli. Ed eravamo in quella prima fase di calo dove abbiamo perso parecchie partite, tipo la partita in casa con l'Udinese, figlia anche dei tanti infortuni, eccetera, eccetera. Ci si stupiva del perché non si valutava correttamente o positivamente il lavoro dell'allenatore, come forse ci si stupiva in primavera del perché i tifosi contestassero, forse perché i tifosi fischino, non lo so, forse c'è una sorta di staccamento della realtà che imporrebbe di non fare alcuni post sui propri profili privati, quando in questo momento l'attenzione non è propriamente positiva nei confronti della dirigenza, così come tante cose, insomma, si poteva fare un pochino meglio. Spero che quantomeno questa sorta di apprendistato che si sta facendo sulla pelle del Milan serva a qualcosa, ovvero che serva a far, diciamo così, migliorare i nostri dirigenti, che al momento onestamente non hanno fatto granché bene, però speriamo bene. Tributo finale per i tre che hanno salutato. Ma sarò velocissimo anche perché ho visto che ho fatto tardissimo. Per Olivier Giroud è un grazie a 360 gradi perché oltre ai gol, alle vittorie, a tutto quello che ha fatto sul campo, essendoci sempre, tra l'altro, non facendo praticamente mai mancare il proprio supporto, ovviamente in quest'ultima parte è stato anche un po' frenato dall'età, insomma il fisico ha presentato un po' il conto e ha continuato a fare dei gol, ma le prestazioni erano un po' limitate dalla condizione atletica che non era sicuramente delle migliori, però insomma c'è sempre stato e i gol dello scudetto di 2 anni fa, i gol dello scudetto, perché non solo quelli con l'Inter, ma quelli col Napoli, con Sassuolo, eccetera, eccetera, sono veramente pesanti. Io lo ringrazio perché per certi versi ci ha rifatto vedere cosa vuol dire essere un campione, ovvero stringere i denti quando non si sta bene, andare in campo anche quando non si è a 360 gradi, alla perfezione, anche quando c'è qualche fischio, qualche mugugno, testa bassa, lavorare, segnare, fare. Insomma, mancherà tanto una figura del genere, non è semplice da trovare sul mercato un campione già fatto e finito. Si può trovare un buon giocatore, un prospetto magari di campione, ma non un campione fatto e finito, sempre se non si vuol spendere o andare a prendere ultra trentenni. Idem per Simon Kier, che fino all'infortunio è stato sicuramente uno dei nostri migliori, forse il miglior difensore degli ultimi 2 o 3 anni, poi dall'infortunio in poi purtroppo anche lì il fisico ha presentato il conto e difficilmente è stato continuo nelle prestazioni. Ha fatto magari 1 mese, 2 mesi di buon livello, poi cadeva ancora in qualche problema, in qualche acciacco, però sono particolarmente legato a Simon perché sono sempre stato abituato ai capitani silenziosi. Il Milan ha spesso avuto capitani silenziosi, quelli che facevano vedere sul campo.
cosa vuol dire lavorare ed essere capitano, consigliare il compagno con un urlo in campo, ma poi finiva lì, insomma, niente atteggiamenti strani, niente esultanze strane, niente interviste strane, insomma, mancherà anche lui. E mancherà anche mister Stefano Pioli per certi versi, che come ho sempre detto, niente a che vedere con le qualità che ha dimostrato di avere, insomma, nei suoi 4 anni e mezzo di Milan, 2 anni e mezzo veramente alla grandissima e ci ha riconsegnato un Milan vincente, quindi da questo punto di vista giù il cappello e applausi al mister che ha fatto sicuramente 2 anni e mezzo a altissimo livello. Questo senza ombra di dubbio. Ha costruito una squadra praticamente quasi dal nulla, dandole un gioco, dandole anche una sorta di mentalità che sarà un po' persa negli anni della cosiddetta banterera, insomma, veramente ha fatto un grandissimo lavoro. Poi, toccato l'acmé dello scudetto, inevitabilmente, insomma, è andato incalando nei 2 anni successivi, quello dell'anno scorso e quello di quest'anno, insomma, per il quale, insomma, mi pare anche giusto che siamo arrivati alla separazione, proprio perché il ciclo di Pioli che era finito l'anno scorso e doveva finire l'anno scorso, anche per rispetto a quello che di buono aveva fatto negli anni precedenti, si è deciso di portarlo ancora a quest'anno e quest'anno è stato ancor più, diciamo così, tirato all'eccesso questo ciclo e ha fatto vedere ancora una volta, forse ancora di più perché le maglie erano ancora più allentate, gli errori che sono stati commessi da ancora una volta la preparazione atletica, gli infortuni. Guarda, ce l'ho sotto mano, abbiamo preso 127 gol in 2 anni, il Milan ha subito 127 gol in 2 anni, ha subito veramente una caterva di gol, ha fatto 145 punti in campionato in queste 2 stagioni. Meglio del Milan ha fatto l'Inter a 160, me li sono segnati perché l'Inter a 165 ha fatto 20 punti in più in 2 anni, soltanto l'Inter ha fatto punti più del Milan, ma ha fatto esattamente gli stessi punti della Juventus, era tanto vituperato Juventus che ne ha fatti 143, del Napoli che ne ha fatti 143, quindi 2 punti in meno, la Lazio ha fatto 137 punti rispetto ai 145 del Milan, la Lazio però. Soltanto la Roma ha fatto tanti punti in meno rispetto al Milan. Insomma, è stato un biennio in chiaroscuro con un'idea di calcio un po' particolare, perché provare a alzare un trofeo cercando di vincere le partite facendo un gol più dell'avversario, o hai un attacco stratosferico che fa tipo 50 gol in più del resto della compagnia, oppure se il tuo attacco è simile ad esempio a quello dell'Inter o a quello di altre squadre, non vinci. L'abbiamo visto sulla nostra pelle. Però, insomma, mi sembrava giusto comunque fare un applauso al mister per i 2 anni e mezzo iniziali. Gli ultimi 2 non sono stati sicuramente all'altezza dei 2 anni e mezzo precedenti, quindi era giusto salutare. Grazie a tutti per essere rimasti con me. Sono arrivato lunghissimo, scusate se qualcuno è arrivato fino a qui, grazie perché è quasi mezz'ora, è una sorta di film. Grazie a tutti, a presto e ci rivediamo tra poco con Mattino Milan.